abbiamo lasciato il piatto forte per l'ultima lezione, che è dedicata all'aragosta. L'aragosta è il crostaceo nobile per eccellenza. Durante il periodo estivo abbiamo l'aragosta che si può dire di migliore qualità, che è quella del Mar Mediterraneo, in particolare quella nostrana e in particolare quella che proviene dalla Sardegna, che per caratteristiche dei propri fondali è considerata la migliore al mondo. Gli esemplari femmina hanno tendenzialmente una carne più compatta e sono preferibili. Purtroppo è possibile capire il sesso dell'animale soltanto in presenza delle uova, che può essere presente durante quasi tutto l'anno, tranne nei mesi di aprile e maggio. L'aragosta si presta a numerose preparazioni. Noi la proponiamo per esempio alla catalana, un po' il nostro cavallo di battaglia con il quale offriamo anche l'astice. L'aragosta sgusciata è semplicemente bollita, tagliata a rondelle e condita con un'emulsione di olio extravergine di oliva, limone e la sua stessa carne. Questa è molto adatta anche alla preparazione di primi piatti, come vedremo in questa lezione in cui prepareremo le loreguitas all'aragosta, una pasta tipica del nostro paese in Sardegna, Morgongiori. Vediamo gli ingredienti per questo piatto. A partire dall'aragosta, come dicevamo, nostrana, proveniente dai mari della Sardegna. Abbiamo del brodo di pesce montato, una passata di pomodoro che Andrea ha precedentemente preparato, del brandy, dell'aglio, del prezzemolo, del sale, dei pomodorini e del peperoncino fresco. Ultime ma non ultime, le loreguitas, la nostra pasta. Siamo pronti, Andrea, per cominciare la nostra ricetta. Partiamo con il taglio dell'aragosta. Andremo a tagliarla per il lungo con un taglio netto a metà, così che avremo due metà uguali, che per la cottura è la cosa migliore. Con un coltello abbastanza pesante si fa una pressione in mezzo e andiamo a spaccare l'aragosta. Aggiriamo e ripetiamo l'operazione. In questo modo, ottenute le due metà, andremo a togliere la sacca che ha dentro la testa, che è lo stomaco, e tutto il filo che parte dalla testa e arriva fino alla coda. L'aragosta in questo modo, ottenute le due metà, è pronta per essere messa in padella. Procediamo con la preparazione del sugo all'aragosta. Mettiamo dell'olio extravergine nella padella, uno spicchio d'aglio schiacciato e facciamo rosolare. Quando l'aglio inizia a rosolare aggiungeremo del peperoncino e subito dopo l'aragosta. Nel frattempo abbiamo preparato la nostra pentola con acqua e sale in cui cuoceremo le loreguitas. Aggiungiamo del peperoncino fresco tagliato a rondelle e subito dopo aggiungiamo l'aragosta. Mettiamo le due metà. Facciamo rosolare un paio di minuti. La fiamma deve essere a fuoco medio, perché altrimenti con l'olio troppo caldo, mettendo l'aragosta nella padella, l'olio inizierebbe a schizzare. Ora facciamo rosolare un minuto, giriamo la nostra aragosta anche sull'altro lato, ricopriamo e dopodiché andremo ad aggiungere il brandy. Quando aggiungiamo il brandy abbassiamo il fuoco per evitare fiammate che potrebbero essere pericolose. Lasciamo evaporare, aggiungiamo un pizzico di sale e il pomodoro passato. Un mestolino di acqua di cottura della pasta. Dopo aver aggiunto il pomodoro e un mestolo di acqua della pasta, lasciamo cuocere 7-8 minuti. Dopodiché vedremo le altre fasi per la preparazione della salsa. Abbiamo qui le nostre loreguitas,
Le possiamo calare. Sono una pasta interessante, in particolare per noi perché sono tipiche del nostro paesino che si chiama Morgongiori, a meno di 1000 abitanti, e si trova in provincia di Oristano. Una pasta che tradizionalmente veniva prodotta esclusivamente in questo paese e veniva preparata nella forma tradizionale con un sugo di galletto ruspante. Noi l'abbiamo abbinata invece all'aragosta perché qui la riteniamo una pasta nobile. È una pasta di semola di grano duro e per cuocere ha bisogno di almeno 12-13 minuti per una cottura al dente. Passati 6-7 minuti, adesso è il momento di aggiungere i pomodorini che abbiamo tagliato a metà e il nostro brodo montato. Aggiungiamo ancora un goccio di acqua di cottura della pasta e continuiamo la cottura dell'aragosta altri 4-5 minuti, sempre col coperchio. Spesso ci capita che qualche cliente non sappia la differenza tra astice e aragosta, specialmente da clienti stranieri. Nel mondo inglese entrambe vengono chiamate lobster, quindi è più facile che ci sia una certa confusione. Ci sono anche altri miti secondo cui una sarebbe la femmina e l'altro il maschio. Niente di più sbagliato in realtà, perché sono due specie completamente differenti che appartengono addirittura a due generi diversi. Dal punto di vista fisionomico si riconoscono facilmente per il fatto che l'astice ha le chele sostanzialmente, mentre l'aragosta ha le antenne. L'aragosta ha una carne di consistenza un po' più asciutta e un sapore più delicato. Ci siamo, l'aragosta è pronta, lo si può capire dalla polpa che si stacca facilmente dal carapace. Togliamo l'aragosta dalla padella, la lasciamo su un vassoietto e intanto andremo a finire la cottura delle lorighitas dentro il sugo. Ovviamente l'aragosta, cuocendo nella salsa, ha rilasciato tutto il suo gusto, tutti i suoi succhi, e avremo una salsa molto saporita. Finiamo la cottura delle lorighitas con l'aggiunta di una spolverata di prezzemolo. Non serve aggiungere nient'altro perché la salsa è già molto ricca. Giusto il tempo che il sugo si restringa e avvolga le nostre lorighitas. Questa è una tipologia di pasta che assorbe molto bene il sugo, lega molto bene e tiene anche molto bene la cottura. Grazie anche alla sua forma, che poi è quello che gli dà il nome. Loriga in sardo vuol dire anello, è una pasta intrecciata, permette di legare molto bene la salsa. La pasta è ben legata, il sugo è pronto, procediamo all'impiattamento. Mettiamo prima l'aragosta e poi sopra andremo a mettere le lorighitas. Le nostre lorighitas all'aragosta sono pronte. Lorighitas all'aragosta. Abbiamo visto come preparare la cottura in padella sfruttando completamente l'animale. Abbiamo preparato una salsina molto gustosa e l'abbiamo utilizzata per cuocere un formato molto particolare di pasta che ben si adatta a trattenere tutti i sapori di questa salsa e a sposare un ingrediente così nobile come l'aragosta. Con questo piatto si conclude il nostro corso sui crostacei. Come avete visto, sono tutte ricette molto semplici da replicare a casa seguendo i nostri consigli. Speriamo naturalmente che questo corso vi sia piaciuto, che possiate riprodurre a casa questi sapori meravigliosi e in ogni caso, per provarli di persona, vi aspettiamo alla Trattoria del Pescatore. Ciao! Ciao!
Ti è piaciuta questa lezione? Ah! Allora entra subito in accademia.tv, scegli l'abbonamento che fa per te e registrati nel tempo di un caffè. Allaccia il grembiule, il mondo di accademia.tv ti aspetta.